Premessa. Esistono storie che non esistono. Questa che sto per raccontarvi purtroppo invece esiste e come. Ed è una storia di piccole meschinerie, di ripicche, di strategie che servono a screditare i propri oppositori e in generale è una storia che racconta molto della condizione culturale del paese in cui viviamo e anche dell'influenza psicosociale di certe figure che sono quelle che orientano una parte della vita culturale o di quel che ne rimane di questo paese. Premessa numero 2. Questa è una storia di persone a cui manca completamente la bussola morale, di donne a cui manca completamente la bussola morale e che vivono, per così dire, dei loro prodotti artistici, ma in realtà vivono, e questo sarà il punto centrale poi di tutto il video, vendendo un'immagine di se stesse che in realtà è lontanissima dalla verità. Oggi per la prima volta abbiamo avuto forse la possibilità di vedere un pezzo di questa verità. Infatti, se vi racconto questa storia, che comunque potete trovare su tutti i giornali, non è tanto perché mi voglio addentrare in questi piccoli orrori moderni e in queste piccole animatrici dell'orrore moderno, ma è perché vorrei, soprattutto per le persone più giovani che mi seguono, anche se seguite me, insomma, dovreste essere immuni da questo tipo di corruzione, per così dire, ma può tornare comunque utile a qualcuno che magari per la prima volta arriva su questo canale, non mi conosce bene, arriva da altri lidi, per così dire, che esploreremo nel corso del video. Ecco, vorrei aiutarvi, se è possibile, a vedere quali sono le persone a cui vi affidate, quali sono le persone di cui vi fidate, cosa sono le persone di cui vi fidate quando il sipario viene tirato e tornano a casa loro con i loro amici. E quali sono le persone che qualche volta direttamente, perché una di queste figure pubbliche davvero si è candidata alle elezioni, altre volte non vi chiedono direttamente il voto, ma comunque pretendono di influenzare le vostre scelte di vita, addirittura le vostre scelte morali. E pretendono di farlo con persone molto giovani e per ragioni che vedremo un po' suscettibili di essere portate dalla corrente. E poi voglio raccontarvi questa storia perché, come potete dedurre dal titolo o forse dalla miniatura, questa è la prima volta che un certo femminismo radicale di tipo americano, di ispirazione americana o per meglio dire di scimmiottatura americana, piantato a forza nel tessuto sociale italiano in cui non c'entra assolutamente niente, viene attaccato, viene criticato e viene discusso sia dalla magistratura, perché ci sono delle indagini in corso in cui ora entreremo, sia dall'opinione pubblica, che comincia, come dicevo, a intravedere un po' il marcio che c'è dietro questa apparenza scintillante, che poi in realtà non è neanche scintillante, è un'apparenza marcia però in un altro modo. Che vi sveglia la coscienza, ormai siete morti dentro, marciti. Infine, per concludere questa introduzione che oggi sono riuscito a tenere sorprendentemente breve, vi devo ricordare che tutte le persone che io menzionerò in questo video, tutte le donne che io menzionerò in questo video, sono a vario titolo o non indagate, quindi non sono oggetto di indagini direttamente dalla magistratura, o sono sotto indagine ma il processo deve ancora cominciare. Il processo potrebbe anche non cominciare perché il giudice delle indagini preliminari potrebbe anche decidere di archiviare la questione, non è da escludere, anche se con tutto questo interesse mediatico io ne dubito fortemente. Comunque, siccome noi siamo garantisti, oltre a essere appassionati di psicologia evidentemente, non giudichiamo nessuno prima del processo. Tra l'altro questo è un elemento importante perché concorre a spiegare il modo in cui noi sappiamo tutto quello che sappiamo e ci arriveremo perché è un elemento cruciale. Quindi se decidete di commentare il video, cosa che io mi auguro, e tra l'altro colgo l'occasione per ricordarvi sempre che iscrivervi è un grande aiuto per Psicologia nell'angolo, per me di conseguenza, che anche lasciare un like è molto apprezzato. Ecco, se decidete di commentare questa vicenda, insomma, ricordatevi un paio di cose. La prima è che noi siamo dei signori e non auguriamo il male, la morte, il fallimento. Fallimento forse sì, ma il male, la morte, la malattia e il decadimento, queste sono cose che noi non auguriamo a nessuno, specialmente non auguriamo alle donne perché siamo animati da uno spirito cavalleresco. Ecco, quindi ricordatevi di queste buone regole nei commenti, anche perché oggi necessariamente farò nomi e cognomi, non che ce ne sia bisogno, non che io sia una voce particolarmente influente da questo punto di vista, però insomma, manteniamo il contegno, perché gli argomenti di cui parleremo sono un bel po' infiammatori, specialmente per persone, ipotizzo come noi, a cui non va tanto giù una certa forma di femminismo che diventa facilmente, e lo vedremo, lo diventa misandria. Quindi senza ulteriori indugi entriamo nella prima parte di questa spiegazione che è un po' l'antefatto, è quello che
ci permette di capire com'è che noi siamo entrati in possesso di certe informazioni sul conto di alcune persone. E chi sono queste persone, cosa hanno fatto, quali sono i misfatti di cui si sono forse macchiate. Tutta la nostra vicenda, che coinvolge principalmente 3 attiviste femministe che facevano cose diverse, però erano legate da un vincolo di amicizia e di collaborazione e tutto sommato venivano un po' dallo stesso mondo e Calderone, i cui nomi sono Sabene, Bagnoli e Fonte. Tutto parte da 2 denunce. Una denuncia compiuta da un uomo, la cui identità non è stata rivelata dai giornali che si riferiscono a lui con le iniziali, lo chiamano AS, A.S. Noi per semplicità in questo video ci riferiremo a questo signore come ad Astolfo. E un'altra che invece è una denuncia sporta da una donna di cui invece si conosce l'identità perché è un personaggio pubblico. Entrambe le denunce sono per la stessa ipotesi di reato, che è stalking, ma in un caso c'è forse, come ho detto è tutto in divenire e io non sono affatto un esperto di legge, c'è l'ipotesi che si configuri anche il reato di istigazione al compimento di insani gesti, ecco, lo diciamo censurato. Questo secondo caso è quello di Astolfo. Chi è Astolfo? Astolfo è una conoscenza di una di queste 3 donne, che si chiama Benedetta Sabene. È una donna giovane, una giornalista che ha lavorato in televisione, ma al momento si occupava, non so adesso cosa farà, di scrivere libri in materia di geopolitica, in particolare sul conflitto tra Ucraina e Russia. Astolfo e Sabene hanno una relazione, però è una relazione parallela, perché in realtà lui sta con un'altra donna ufficialmente, questa donna che i giornali chiamano Federica, noi la chiameremo ugualmente Federica, e a un certo punto rimane incinta di Astolfo, il quale decide di interrompere quindi la sua relazione fedifraga. Sabene non la prende bene, per niente, e informa Federica del fatto che il suo fidanzato, il suo compagno, in realtà la tradiva, perché queste 2 si conoscono, perché in realtà tutte queste persone si muovevano, lavoravano grosso modo nello stesso ambiente, che è questo ambiente di femminismo radicale, influencing e via dicendo. A questo punto iniziano i guai, perché Astolfo non accetta questa risoluzione delle cose in modo pacifico e minaccia per la prima volta di compiere un insano gesto. Federica si spaventa, chiede aiuto, secondo quello che dice l'indagata, chiede aiuto a Sabene, per così dire la protegge da quest'uomo che da quello che presumibilmente era un alleato femminista si è tramutato in un potenziale abusatore. Da quel momento in poi parte quella che l'ipotesi di reato è questa, essere una campagna di diffamazione a mezzo di gruppi su WhatsApp e Telegram contro Astolfo, il quale, avendo perduto tutte le sue collaborazioni, perché da quello che si capisce era una specie di, forse un giornalista, comunque una figura di questo genere che collaborava con queste persone, e ha perduto tutto e ha perduto la compagna, anche se poi la compagna torna con lui, di nuovo tenta un secondo insano gesto e poi un terzo insano gesto. In tutti e 3 questi casi, per fortuna, viene salvato. E a quel punto decide di sporgere denuncia per quello che gli è stato fatto, che lui ritiene non essere corretto, di quello che è stato fatto a lui e poi a questa Federica, che una volta avvenuta la riconciliazione con il suo partner diventa anche lei oggetto di una campagna, di quella che potrebbe essere una campagna d'odio. E questa è la prima parte della storia, la prima denuncia. La seconda denuncia, che è più interessante, viene da una donna che si chiama Serena Mazzini. Il nome di questa persona lo sappiamo perché, come vi dicevo, è un personaggio relativamente pubblico, relativamente esposto, è una persona che ha collaborato con un personaggio invece molto esposto, che è Selvaggia Lucarelli, e questo sarà molto importante per il resto del video e per capire le dinamiche di quello che è successo. E questa donna, grosso modo, fa la stessa denuncia per motivi diversi, o meglio, il motivo potrebbe anche essere collegato, infatti sembra che la procura stia collegando le 2 cose, perché a quanto pare Serena Mazzini si schiera in supporto di Astolfo e per questo viene, dice lei, punita da questa organizzazione, da queste amiche influencer che usano sempre lo stesso metodo, cioè cercano di diffamarla, di rovinare la sua reputazione in un modo un po' diverso, però in questo caso. In questo caso sono loro per prime che la denunciano, in quanto l'ipotesi che è stata archiviata, quindi non è stata considerata credibile, è che questa donna fosse l'animatrice di un gruppo Telegram
simil Bibbia, cioè un gruppo pieno di contenuti di carattere pornografico, non consensuale, dossieraggi, a danno di altre influencer. Come vedete, in realtà è tutto un sistema di persone che cercano in qualche modo di rovinare l'una la reputazione dell'altra, riuscendoci o meno. Quindi questa Serena Mazzini, dopo l'archiviazione, a sua volta denuncia per stalking e siamo qui. Cioè la procura, adesso il GIP, deve decidere se archiviare anche queste denunce oppure procedere. Perché questa faccenda ve la sto raccontando così nel dettaglio? No, ma comunque con una certa precisione. Perché nel frattempo succede una cosa interessante, ovvero succede che la procura comunque decide di sequestrare telefoni e computer di queste persone, di queste 3 influencer femministe, per vedere di trovare delle prove di questi reati. E in effetti delle cose vengono trovate. Il motivo per cui sono finite sui giornali, e il motivo per cui ve ne sto parlando, è che a prescindere dal fatto che sia stato trovato quello che proverebbe questi atti criminali, sono state trovate delle conversazioni all'interno di almeno 2 gruppi, uno chiamato Fascistelle e l'altro chiamato forse Comando Femminista. Devo dire la verità, non lo ricordo e non ho neanche la voglia di andarlo a cercare. Lo potete andare a cercare voi perché c'è un limite al mio senso del disgusto. Intanto chi c'era in questi gruppi? C'erano, anche se loro negano, quindi è un po' difficile da capire, comunque molto probabilmente c'erano queste 3 attiviste femministe, e ce n'erano anche altre, persone relativamente esposte, anche loro, anche di più veramente, con un grosso seguito sui social, della stessa ispirazione, che però non risultano allo stato attuale indagate. Di che si parlava? Si parlava di argomenti leggeri, tipo provare a diffamare, esattamente come l'ipotesi di reato, altre persone, soprattutto altre personalità pubbliche ed esposte, almeno un musicista, almeno un attore, almeno uno scrittore, tra l'altro sto usando il maschile perché erano tutti uomini, almeno un politico e poi molte altre, diciamo, colleghe, per così dire, che facevano lo stesso mestiere e che orbitavano sempre intorno a questa galassia ultra progressista. E dunque quello che si è visto è intanto un profluvio di commenti piuttosto volgari e anche piuttosto sessisti, soprattutto a danno di altre donne, che insomma da femministe è curioso. Tra l'altro, questo ve lo anticipo la parte finale del video. Le interessate non negano affatto di avere detto questo genere di cose. Contestano i metodi, ma non negano di avere detto questo genere di cose. E poi c'erano anche dei commenti piuttosto tranchant su personalità di alto rilievo istituzionale. E insomma, in generale, un linguaggio che dire da osteria è dire poco. Io ho sentito donne lamentarsi delle chat del calcetto, ma qui si va oltre. E perché si va oltre? Perché a parte questi insulti gratuiti e questo linguaggio da quadrivio, c'erano anche quelli che sembrano essere degli elementi fortemente persecutori, cioè c'erano dei file in cui alcune persone, alcune animatrici di questo gruppo cercavano di raccogliere prove indiziarie, sembrerebbe, a carico di certe personalità di rilievo, soprattutto maschili, per provare a ledere la loro carriera. Cioè stavano cercando di fare una specie di dossier di segnalazioni, soprattutto di abusi e insomma nefandezze varie, per rovinare la carriera di persone che loro dicevano apertamente di non gradire. Ora, e dobbiamo entrare in un punto dolente, perché tutto sommato è anche il centro attorno a cui ruota tutta la difesa di queste persone, che come ho detto non negano assolutamente di avere detto queste cose. Queste persone però dicono, soprattutto quelle non indagate, che queste erano delle conversazioni private, che non è giusto che qualcuno le abbia prese dalla procura e le abbia diffuse all'opinione pubblica. Ora, io ho letto opinioni di persone esperte di legge anche della stessa parte politica di queste persone, di questi personaggi, che dicono che invece la cosa è legale. Altri dicono, vabbè, ovviamente loro, ma anche altri dicono che invece non è legale, non è corretto, che insomma, non bisognerebbe divulgare elementi così personali. Io non so dove vi trovate voi in questo discorso, io tendenzialmente direi che sono piuttosto d'accordo col fatto che uno non dovrebbe avere i fatti propri divulgati, però è anche vero, e lo dico dalla posizione di uno che semmai si trovasse nella stessa posizione, cioè di avere le proprie chat, le proprie ricerche divulgate, sarebbe meglio che si impiccasse subito. Però non so se verrò demonetizzato per quello che ho detto, comunque lo dico ugualmente. Però è anche vero che queste erano persone, come vedremo nella seconda parte, la parte psicosociale del video, che poi è quella che immagino che vi interessa,
persone che vivevano di una posizione morale, o meglio, vivevano pregiandosi di avere una posizione morale molto superiore al resto proprio dell'umanità, sicuramente il resto del paese, ma probabilmente il resto dell'umanità. Soprattutto non ne parliamo degli uomini, che sono veramente il peggio del peggio del peggio. Quindi in un certo senso non condono l'idea di spiattellare tutto, soprattutto sui giornali, e soprattutto per motivi che non sono affatto puri e che hanno poco a che fare col desiderio di volere mostrare a tutti la vera natura delle persone, ma con piccole competizioni che avete in qualche modo già visto. Però è anche vero che quando uno gioca al gioco di fare il puro, poi arriva sempre qualcuno che in qualche modo solleva il velo e fa vedere quello che c'è sotto. Quindi chi la fa l'aspetti. Ma quindi chi è sta gente? Chi sono queste influencer? Perché io capisco che se voi, a differenza mia, che lo faccio per scopi strettamente scientifici che non hanno niente di personale, non seguite molte ragazze giovani di una certa estrazione sociale, magari non avete mai visto queste persone e quando vedete le foto sui giornali vi risultano molto neutre, cioè non sapete chi sono. Quindi ve lo dico io chi sono. Sono persone ovviamente diverse tra di loro, che hanno delle carriere diverse e anche un po' delle età diverse, anche se tendenzialmente sono piuttosto giovani, che però hanno una cosa in comune, cioè che il loro mestiere è fare una specie di divulgazione che però in realtà ha tantissimi contenuti, soprattutto emotivi ed emozionali. Cioè queste sono persone che campano facendo video, scrivendo articoli e in molti casi scrivendo anche libri, cioè interi libri, basati su alcuni concetti fondamentali. Il primo, il principale di tutti, è anche quello che le caratterizza e con cui loro stesse si definiscono, è il femminismo radicale. Femminismo radicale di chiarissima, come dicevo, importazione proprio americana, cioè sembrano delle persone prese da Boston, da Los Angeles, che fanno quel tipo di discorso, cioè quel tipo di discorso in cui l'identità di genere è fluida, la monogamia è tutta da mettere in discussione, poi in realtà qualunque forma di relazione è da mettere in discussione, gli uomini sono dei colpevoli a prescindere, soprattutto gli uomini cosiddetti cis, perché queste persone parlano mezzo inglese e mezzo italiano che veramente neanche noi Znarkos. In le panchine, baby, say what? Sex every day, why not? E quindi poi c'è anche tutto il corollario, quello base di misandria, cioè di odio verso gli uomini, che si esprime per esempio con gli slogan. Questo elemento degli slogan tornerà nel video, e tornerà perché è molto importante. E in più, oltre a queste forme ideologiche basate sul femminismo radicale moderno, o meglio dire modernismo, qualcuno dice la quarta, non so a che ondata siamo arrivati di femminismo, se era la quarta o la quinta, comunque quello, femminismo con i capelli blu. Mi dispiace essere così, banalizzare così tanto, ma noi insomma ci capiamo, parliamo pane, vino al vino. E oltre a questo parlano però anche di politica, cioè di politica normale, soprattutto di politica estera, cioè di relazioni internazionali. E lo fanno sempre, costantemente, in un modo sempre lo stesso, cioè opporsi sempre e comunque al governo dell'Italia e poi a tutti gli altri governi che sono almeno un pochino conservatori. Quindi non parliamo ovviamente di Donald Trump, il nostro governo è un governo che viene costantemente flagellato. Sempre tra l'altro c'è una in particolare che ha un grossissimo seguito, quasi 500.000 di follower su Instagram, che non fa altro che mettersi davanti alla camera con la faccia di una che ha mangiato mezzo limone, a forza, e dire quanto fa schifo il paese in cui vive, quanto fa schifo l'Occidente, e poi ci sono delle cose che veramente non hanno alcun senso, tipo questo amore improvviso scoperto da tutti gli europei per Pedro Sánchez, che è un politico mediocre, che governa con il supporto di indipendentisti, con una maggioranza tipo di 2 parlamentari, che ha avuto scandali dentro il suo stesso partito. Vabbè, come tutti, è un politico normalissimo, che però viene osannato perché ha 2 o 3 posizioni apparentemente contrarie diciamo, allo spirito del tempo. Quindi in questo sono schiacciatissime sulla posizione dei giornali normali e supportano costantemente la cosa corrente. Noi su questo canale del supporto alla cosa corrente ne abbiamo già parlato. Per esempio, per fare un esempio, la cosa corrente il mese scorso era la flottilla. Adesso questo mese bisogna vedere se rimangono a galla e vedremo perché probabilmente rimarranno a galla, ma comunque se questo mese rimangono a galla vedremo quale sarà la cosa corrente di adesso. Ma comunque poco importa quello che è, può essere la strage dei delfini, può essere l'inquinamento, può essere, non lo so, il nuovo fidanzato della Meloni se lo trova, quello che volete.
L'importante però è che l'atteggiamento è sempre lo stesso. Noi siamo le buone, quelle che detengono, direbbe McCarthy per fare una citazione, noi siamo quelli che portano il fuoco, gli altri sono delle bestie, e infatti vengono sistematicamente, gli oppositori vengono definiti così, bestie, animali, mostri, con questo lessico da bambini di quinta elementare, che poi si sposa benissimo anche con un certo tipo di linguaggio corporeo, con un certo tipo di esternazioni e anche con un certo tipo di post che venivano prodotti. Per esempio c'è una celebrazione in una in particolare, non vi dico quale, vi lascio il divertimento di andarla a cercare, c'è una celebrazione di contenuti pornografici, cioè questa persona che pubblica con degli editori importanti, poi nella sua pagina di Instagram posta delle foto di sé nuda e rivendica il diritto di farlo, che avrebbe una coerenza se poi in queste chat non definisse proprio con grande liberalità le donne che lavorano delle scendicazzo. Mi dispiace dover usare la citazione, però visto che parlano così, dobbiamo abbassare il livello del nostro canale, purtroppo per un secondo scendere nel fango di nuovo. Finita questa tirata che mi sono permesso, vi verrebbe da pensare, se non avete già letto sui giornali, facciamo finta che non avete letto, o per quelli che non hanno letto, ma quindi io dicevo personalità pubbliche, attori, cantanti, politici, personalità di spicco, ma con chi se la prende questa gente? Cioè abbiamo detto sono persone di estrema sinistra, se così vogliamo dire, perché poi sono in realtà più capitaliste di Henry Ford, cioè Henry Ford se vedesse queste donne sarebbe contento, ma comunque quindi con chi se la prendono? Tu dici se la prendono con la Meloni, se la prendono con, non so, Salvini, sempre un bersaglio facile, se la prendono con la Russa, se la prendono con Capezzone, questo tipo di persone. E invece no, se la prendono con persone che sono a vario titolo dalla loro parte. Cioè i loro bersagli sono personaggi pubblici di varia natura, molto progressisti, uomini e donne. Prima di tutto se la sono presa con il Presidente della Repubblica, che è stato dipinto da una di queste, quella che vi dicevo che non sopporto, quella che sembra sempre che ha mangiato mezzo limone prima di andare in trasmissione su Instagram, viene dipinto da questa persona come un vecchio senile, poverino, incapace quasi di intendere e di volere. Io non voglio dire di nuovo parolacce, lei non l'ha detto in modo così gentile, lo dico io. E poi se la prendono con Liliana Segre. E se qualcuno si ricorda delle polemiche tra persone che ora sono al governo e Liliana Segre, cioè, capisce di cosa stiamo parlando? Perché se la prendono con Liliana Segre? Perché è ebrea. E infatti non si possono neanche giocare la carta che non ce l'hanno con gli ebrei ma ce l'hanno con i sionisti, perché una di queste persone scrive nella chat apertamente io odio gli ebrei. E va bene. Quindi Liliana Segre non va bene perché è ebrea, il Presidente della Repubblica non va bene perché, poverino, gli anni passano per tutti, e poi con chi ce la prendiamo? E se la prendono per esempio con Cecilia Sala. Perché? Perché ha avuto la fortuna di essere detenuta in Iran e questo ha lanciato la sua carriera, cosa che a queste persone evidentemente non piace tanto. E poi se la prendono con Civati, Pippo Civati, che forse uno dei pochi politici progressisti che sembra davvero credere in quello che dice, e si preparavano a fare il dossier contro Civati, e se la prendono con Scurati, uno scrittore antifascista che ripetutamente ha espresso il credo antifascista. E a questo punto a una persona normale sorgerebbe il dubbio e si chiederebbe: ma perché queste persone se la prendono con i loro alleati? Cioè, se queste persone vogliono davvero cambiare il loro paese e poi cambiare il mondo, ma perché prendersela con i propri alleati? Perché diffamare altre donne? Perché parlarne in questo modo? E la risposta è presto detta, perché per loro questi non sono alleati. Perché il loro obiettivo, l'obiettivo di queste donne, e questo è un aspetto psicosociale, direi, anzi, direi psicologico centrale, non è ottenere il potere politico, fare quello che si propongono di fare, cambiare il paese, migliorare la situazione per tutti, come vorrebbe il finale di ogni ideologia. Assolutamente no. Il loro obiettivo è continuare a fare quello che fanno. E per farlo meglio, cioè per continuare ad avere questa influenza, servono due cose. La prima è un obiettivo, o meglio un nemico, e il nemico sta lì, la Meloni, Trump, Salvini, chi c'è poco importa, basta che siano politici conservatori di un qualche tipo, o comunque persone che detengono un po' di potere e siano conservatori. Netanyahu sta lì, che è bellissimo, è perfetto per questo ruolo. E quindi questi non si toccano, perché se io vado a toccare il mostro,
per usare un archetipo, e mi crolla tutto il sistema, perché mi crolla il sistema della paura. Cosa invece si deve toccare è la concorrenza, perché siccome di queste figure che funzionano così, cioè che si basano su questo scontro continuo con un nemico che poi, vabbè, non è immaginario, però è immaginario nel senso che non è così cattivo, non è così spietato, e quindi oppongono la luce, che sarebbero loro, all'oscurità, ce ne sono ormai tantissimi. È proprio un mercato che si sta intasando, anche perché ognuno che ha, come vedete, una telecamera e due luci, tipo me, dice la sua opinione e magari qualcuno lo ascolta pure. E quindi c'è un'erosione, soprattutto un'erosione anche economica, perché queste persone vogliono continuare a scrivere libri, vogliono continuare a fare articoli, vogliono continuare a esercitare questa influenza, perché alla fine è un lavoro relativamente facile, si guadagna bene, si fatica poco, si diventa anche relativamente famosi. E quindi cosa si fa? Si prova a screditare la competizione, si prova a sconfiggere i competitor. Come si sconfiggono i competitor in questo ambiente? E anche questo è di grande rilevanza psicologica. Non è che i competitor in questo ambiente si sconfiggono facendo una critica, per esempio, a quello che scrivono, alle loro proposte politiche o il valore artistico di quello che producono, perché in realtà la maggior parte di queste persone sa che quello che produce in sé per sé non ha nessun valore. Cioè sa che i libri che scrive sono ridicoli e nessuno li comprerebbe se non ci fosse la persona dietro. Detto che questo comunque vale praticamente ormai per qualunque libro, ma in questo caso nello specifico, perché le persone vanno a comprare il libro di, come si chiama, Valeria Fonte? Ma non è perché il libro di Valeria Fonte ha una qualche forma di interesse, è perché lei che ha una forma di interesse ha un certo seguito e quindi le persone per una forma di lealtà, per ribadire la propria lealtà alla parte dei buoni, si vanno a comprare il libro. Perciò come si fa a rovinare la concorrenza? Rovinando l'immagine di buoni della concorrenza. Se io riesco a dimostrare che quella persona predica bene e razzola male, l'ho rovinata, perché non è che siamo davanti a Kevin Spacey, che è un attore clamoroso, qualunque cosa faccia nella sua vita privata, anche se fa schifo, comunque poi io guardo K-Pax e mi viene da piangere, a me non interessa quello che fa quando torna a casa, e veramente non mi interessa. E quella performance rimane. Non stiamo parlando di un divulgatore straordinario che scrive un libro che è una pietra miliare e qualunque cosa fa, comunque quel libro rimane una pietra miliare. Stiamo parlando di persone che campano della loro immagine e quindi gettare fango sull'immagine altrui è la strategia migliore per liberarsi dalla concorrenza. E questi gruppi, sembra, che fossero questo, uno strumento per organizzarsi meglio e diffamare il prossimo. E la cosa interessante è il particolare livore che queste persone sembravano provare per i uomini progressisti. E questa è una cosa molto interessante che io tra l'altro vorrei condividere con i miei ascoltatori, che sono per lo più uomini. Detto che comunque dubito che qualcuno di voi si possa definire come un influencer, come d'altronde non lo sono nemmeno io, però può essere una lezione utile anche per noi uomini comuni, se ci viene questa fantasia. E la fantasia qual è? Se a voi viene in mente che potete avere un rapporto positivo con persone di questo genere, cioè persone che hanno una visione così negativa della mascolinità e della maschilità, non importa quanto vi decostruite, non importa quanto vi dichiarate alleati, amici, quanto siete buoni, quanto dite di trattare benissimo le donne, di rispettarle, vi andate al Pride con loro. Fatele pure tutte queste cose se vi piace e se è quello che sentite dentro di voi. Figurati, io stesso ne ho fatte alcune di queste cose, ma non vi aspettate gratitudine e soprattutto non vi aspettate che la loro visione cambi. Sempre bestie siete, secondo loro. L'unica differenza è che invece di dirlo apertamente, vi fanno il dossier, cioè aspettano il momento, come è capitato al nostro povero Astolfo, in cui magari succede un evento molto negativo e vi mostrate spontanei, nel senso nella disperazione per esempio, oppure vi innamorate molto e cominciate a fare cazzate come tutti quelli che si innamorano molto, e tac, quello è il momento che diventate abuser perché non aspettavano altro. E infatti mi colpisce moltissimo chi vanno a prendere in questo ipotetico dossieraggio. Ad esempio c'è Lodo Guenzi, c'è un cantante che è veramente più progressista di così, non si può niente, non basta neanche questo. Purtroppo è nato con il pene, non c'è niente da fare, il peccato originale va scontato. E ora noi torniamo sul versante psicosociale. Queste persone scrivono libri pessimi, perché sono pessimi. Vi leggete gli estratti su Amazon se li trovate, oppure potreste cercare anche altre vie, se avete voglia.
o ve le comprate, se avete queste fantasie, potete anche comprare uno di questi libri. Sono opere scadenti, i video sono sempre uguali, cioè alla fine, dopo quante volte mi devo sentire dire che Netanyahu è cattivo per convincermi che è cattivo? Ok, è cattivo, l'abbiamo capito. Ma allora chi segue queste persone? La risposta stavolta non vi arrabbiate, per favore non venite nei commenti perché lo potete vedere dalle statistiche, ci sono un sacco di siti appositi. La maggior parte di queste influencer femministe radicali ha come pubblico principale, direi quasi esclusivo, giovani donne ad alta istruzione, con idee politiche comprensibilmente, con una visione della società ormai completamente del tutto depurata, si fa per dire, perché non è una depurazione, priva di riferimenti religiosi specifici o di riferimenti ideologici specifici, e che quindi ha un costante bisogno di rassicurazione su un principio, cioè di stare dalla parte giusta della barricata, che ha bisogno di essere confortata nel sapere che è buona, vale qualcosa, merita qualcosa. È un po' lo stesso principio che facevo ormai, penso, più di un mese fa, nel discorso sull'interplay tra pazienti e psicologhe donne, e infatti non è un caso che sempre fonte, una delle tre, abbia detto: ma perché già che avevate il mio telefono non siete andati a vedere le mie chat con la mia psicologa in cui le faccio vedere tutta la mia fragilità? Ma la risposta è: ma che ce ne frega noi della tua fragilità con la tua psicologa? Ma che ci frega? Cioè ora uno perché è fragile, perché si sente arrabbiato, come dice un'altra, perché il mondo va male, poi si può dire quello che vuole. Certo che può dire quello che vuole, ma siamo adulti, le paghiamo quelle cose che diciamo, no? Non è che uno basta e vada alla psicologa. E infatti, e adesso ci arriviamo, questo atteggiamento di dire sempre, di essere sempre dalla parte del giusto, anche quando palesemente non si è dalla parte del giusto e il mondo sta reagendo al tuo non essere dalla parte giusta, è il fulcro di quello che vendono queste persone. Queste persone vendono un'appartenenza, vendono una rassicurazione, e questa rassicurazione spegne una sensazione che è disgustosa, veramente disgustosa, dolorosissima per ogni essere umano, è la sensazione di vivere senza uno scopo, di vivere a casaccio in un mondo che veramente è molto ostile per chi non ha un orientamento. E questo è un orientamento. L'orientamento da cosa è nato? Da cosa è dato? È dato per esempio dal fatto che queste persone, come ho detto, forniscono un nemico, un'oscurità, se vogliamo vedere questo manicheismo tipo zoroastriano. Se lo volete vedere in modo cristiano, queste persone vi dicono di stare attente al peccato che è rappresentato per esempio dal signor Donald Trump, dalla signora Giorgia Meloni. E quindi uno che non ha grandi riferimenti in sé per sé, ha il nemico, l'orientamento, la sensazione di essere confortata perché sta sempre dalla parte del giusto, sta sempre con quelli che hanno sempre questa indignazione, che è un sentimento orrendo, l'indignazione. Comunque sono sempre indignate, sono sempre incazzate per qualcosa. Sono mai felici. Ecco, questa sensazione di non essere mai felici, mai appagati, si sposa bene con un certo tipo di pubblico. Però, come penso avete capito dove voglio andare a parare, si comporta esattamente come una religione. Il fatto che questa sia praticamente una religione è la spiegazione per un fenomeno. Io penso che tutti voi avete un po' in mente quello che ha fatto Chiara Ferragni quando è uscita quella faccenda dei Pandori l'anno scorso, quando, non mi ricordo neanche quanto è passato, penso sia stato l'anno scorso. Cosa ha fatto Chiara Ferragni? All'inizio ci ha provato a dire che no, ma tutto sommato, insomma, avete capito male, non sono io che ho fatto un disastro. Poi quando ha capito, ha ragione a torto, che non c'era modo di invertire questa tendenza e che il treno era partito, ha fatto una bella cosa. Si è messa il pigiamino grigio, si è messa le lacrime d'ordinanza, si è messa davanti alla telecamera e ha cominciato a piangere. E ha cominciato a chiedere scusa. Ora, perché queste persone non chiedono scusa? Perché queste persone stanno continuando a insistere? E vi ripeto, potrebbe essere che non vengano fatte oggetto di un processo in senso stretto. Può essere che il GIP archivi tutta la questione e dica che non c'è un reato. Però comunque il danno d'immagine è gigantesco. E quando c'è un danno di questa portata, qualunque personaggio pubblico, o lui o il suo ufficio stampa, o qualcuno che in qualche modo gli vuole bene o vuole mungere la vacca, cosa più probabile, dice basta, tagliamo le perdite, mettiti il pigiamino grigio, vai davanti alla telecamera e piangi un po'. Chiedi scusa di tutto, di qualsiasi cosa ti accusano, tu di sì, chiedo perdono, perché è l'unico modo per cercare di rimanere a galla. E invece no, queste qui alzano la posta.
Cioè dicono non dovevate stare a guardare i fatti nostri. Perché lo fanno? Questo mi pare molto interessante, molto rilevante, forse il fulcro di tutto il video. Lo fanno perché io ogni tanto quando parlo di politici su questo canale, che succede un po' più spesso di quello che dovrebbe succedere, tendo a dire sempre che le cose che dicono non so se ci credono davvero o se lo fanno come strumento politico. Ecco, in questo caso no, questa gente ci crede davvero e come a quello che dice. Il fatto che lo facciano per denaro, come ho detto all'inizio, non esclude che non ci credano, invece ci credono e come, soprattutto credono a un concetto fondamentale, che è quello che succede a tutti i zeloti religiosi. Cioè a un certo punto tutti gli zeloti religiosi fanno un passo di questo tipo. Sì, ci sono delle regole, quelle stesse regole di quella stessa fede che io professo, che ha formato la mia persona, però io sono speciale. Però quelle regole sì, valgono per gli altri, i sottoposti. Per me non valgono più, perché io sono speciale. Succede a tutti, è proprio un passaggio mentale inevitabile. È una delle tante forme di corruzione del potere. Chiaramente qui stiamo parlando di persone che sono non corruttibili dal potere, ma corruttibilissime dal potere. Stiamo parlando di ragazzine, nella maggior parte dei casi non hanno neanche 30 anni, che si sono formate dentro l'istruzione pubblica, dentro l'università pubblica, con quel tipo di aderenza ai modelli, che poi non so se se ne rendano conto o non se ne rendono conto, ma continuano a propagandare sempre le stesse cose, e al cuore di queste cose c'è un consumismo sfrenato, perché questa forma di femminismo, in realtà questo è una forma di consumismo sfrenato in cui si dice alla donna di rinunciare completamente, non tanto al ruolo stereotipato della trad wife, ma proprio di rinunciare a ogni forma di affetto intangibile a vantaggio della carriera, che poi a che cosa conduce? A avere soldi e spenderli in qualche maniera. Quindi figuriamoci che effetto fa avere quel numerino 475.000 follower su una persona che non è che in realtà abbia nessuna forma spirituale per resistere alla maglia del potere. Il potere fa quello che vuole a questo tipo di persone e infatti i risultati sono quelli che vediamo. Un altro motivo per cui ho deciso di fare questo video è che secondo me questa è un'anticipazione del mondo che verrà. Cioè il mondo va in due direzioni che sembrano proprio opposte e inconciliabili. Cioè da un lato c'è una nuova esplosione di violenze veramente 8-900esche mai viste. C'è un genocidio in corso che insomma non si sta calcolando quasi nessuno, ora forse si sta cominciando a parlarne. C'è una guerra dentro l'Europa, c'è una guerra, molto più di una nel Medio Oriente, c'è stata una guerra in Estremo Oriente, insomma il mondo sembra andare in una direzione di conflitto vero, aperto, cioè di gente che si spara. Dall'altro c'è l'Occidente, quello che ne rimane, insomma, che ha una parte di popolazione che invece è orientata verso queste piccole, minuscole beghe, che poi, come vi dicevo, sono tutti piccoli regolamenti di conti. Per esempio, l'idea di stare a pubblicare le chat di queste signore su un giornale che è il Fatto Quotidiano, non è che deriva dal desiderio di fare Watergate, di informare la popolazione, è una vendetta di una di queste influencer molto più grossa, diciamo molto più famosa, che è Selvaggia Lucarelli, perché hanno toccato un'amica sua. Questa Serena Mazzini è un'amica sua, una sua protetta, così possiamo dire, comunque una persona che collaborava con lei. E quindi è arrivata la vendetta. E in questo hanno ragione queste signore fascistelle. È certo che è una vendetta, ma è normale che è una vendetta, perché quando tu ti poni come il più puro dei puri, ma stai sicuro che poi arriva qualcuno che ti è pura? È proprio inevitabile, è nella natura delle cose. E quindi io ho il sospetto che fino a quando non esploderemo perché qualcuno fisicamente ci farà saltare in aria, dovremo guardarci, e questo avrà un peso psicologico notevolissimo, dalla possibilità che qualcuno faccia esattamente questo, cioè cerchi di rovinarci tutti noi, perché tutti noi abbiamo dei segreti, sia chiaro. Voi che state guardando questo video, i segreti li avete. Infatti se vi prendono il telefonino piangete e io piango come voi. E che qualcuno usi questo per provare a rovinare la reputazione sul lavoro, a casa, usarla come strumento, non so, per un divorzio ancora peggiore di quanto non è già di per sé all'antica. Questo non fa ben sperare ed è un ulteriore motivo di ansia. E non è un problema futuro, perché come vi dicevo,
se voi come me seguite molte persone, un buon numero di ragazze fra i 20 e i 35 anni, quello è il target, non faticherete a vedere quanta penetrazione hanno queste influencer e il fatto che nonostante quello che è successo non arretrano di un passo. Non arretrano di un passo e una parte del loro pubblico allo stesso modo rimane ancorata a queste persone a un livello che, ora per tornare a noi, cioè a Chiara Ferragni non sarebbe mai stato concesso una cosa del genere. Il momento che ha perso il favore, la cosa è stata una valanga che è partita e non si è fermata più. E quindi queste persone hanno già ora una grande influenza e già ora evidentemente manovrano in questo modo. E non so quante ce ne sono perché sono fatte con lo stampino. Cioè se anche queste spariscono, ne arrivano altre 3 uguali, tali e quali, perché alla fine colmano un buco. E tra l'altro questo ci porta a una questione importante. Come ho detto in principio, alcune di queste influencer avranno dei contratti importanti con case editrici importanti, pubblicano con giornali, ma soprattutto direi libri con case editrici importanti. E ancora, anche se le denunce sono partite già da più di un anno e mezzo, questi contratti non sono stati rescissi. Queste case editrici non hanno fatto niente. E il motivo qual è? Il motivo è presto detto e non è affatto né psicologico né romantico. Il motivo è uno. L'editoria in questo paese va non male, va malissimo. I numeri dell'editoria sono terribili, terribili. Non legge più nessuno. A parte che non solo non legge, ma non si va neanche al cinema, non si va neanche a teatro. In generale, tutta l'arte va molto male dal punto di vista commerciale. Nonostante tax credit, nonostante forme di sostegno, comunque siamo lì sul baratro. L'unica fascia demografica, una delle due per la verità, quella che però è più interessante, che continua a comprare libri di carta e a comprarne una quantità tale da praticamente da tenere in piedi il sistema dell'editoria. E indovinate qual è? Le giovani donne ad alta istruzione che hanno orientativamente tra 18 e 35 anni, l'editoria è divisa così. Queste giovani donne comprano 2 o 3 cose, comprano una quantità enorme di libri pornografici, apertamente, tutto il dark romance, tutte queste cose, tutti i libri pornografici, che ne dicano, questo è. E poi comprano libri per sentirsi, come dicevo, dalla parte giusta, e quindi ecco spiegato. Perciò probabilmente l'editore, nonostante quello che sta succedendo, ci pensa 2, 3, 5 volte prima di rescindere il contratto, perché poi se la deve vedere con un mercato che è super ostile. In conclusione, in questo video io ho cercato di dare la mia interpretazione su una serie di eventi che hanno avuto una certa rilevanza e forse ne avranno ancora di più via via che si delineano meglio i criteri della vicenda e poi vediamo se davvero parte il processo. Secondo me sì, però è anche possibile che io mi sbagli. Ho cercato di farvi capire un po' da dove nasce quello che è nato e perché queste persone hanno l'influenza che hanno e che tipo di influenza vogliono e che cosa desiderano e che cosa invece per loro è tutto sommato irrilevante. Ho cercato anche di farvi capire questa strana selezione dei nemici che emerge da questa chat, anche alcuni dei motivi per cui c'è questa acredine che sembrerebbe immotivata verso il mondo, invece è motivata da ragioni materiali e per una volta lo posso dire con relativa tranquillità, ideologiche. Spero di non avervi annoiato, non credo di essere stato noioso, credo forse di essere uscito un po' fuori tema, ma come voi sapete il concetto di tema per me è sempre stato nella vita molto discutibile. In ogni caso, fino al prossimo video, state in salute.